Chiamiamo Cristina e Laura di Sessa, siamo due sorelle, io ho 41 anni, Laura ha 45 e la nostra storia comincia da una lettera al Corriere della Sera in realtà. Poco più di 8 mesi fa siamo state sfrattate da casa per morosità perché non riuscivamo più a pagare l'affitto e per 8 mesi siamo vissute la notte qui da Mauro e dalla signora che ci ha fatto dormire e durante il giorno in macchina e a cercare lavoro e a cercare di venire fuori da questa situazione. E siccome in 8 mesi non siamo riusciti a trovare nulla, pur tentando tutte le strade possibili, centro per l'impiego, servizi sociali, cooperative, e curriculum, migliaia di curriculum mandati però senza risposta, senza esito, colloqui anche fatti con la promessa poi di assunzioni, ma a causa della crisi le assunzioni sono venute meno. E così, dopo 8 mesi che non sapevamo più cosa fare, io e Laura abbiamo deciso di scrivere una lettera al Corriere. L'abbiamo scritta al direttore, De Bortoli, e il direttore, con nostra grande sorpresa, è rimasto colpito dalla lettera e attraverso una giornalista, l'Elvira Serra, ci ha contattato e la signora Serra è venuta a Trieste, ci ha fatto un'intervista, qualche foto, anche su della macchina dove passiamo le nostre giornate, più che altro i pomeriggi, perché la mattina sempre in giro a cercare qualcosa, il pomeriggio almeno per passare 2 ore seduto da qualche parte. E ci ha intervistato e così dopo l'articolo è uscito e dall'articolo poi è successo un finimondo, ecco, perché non pensavo a una roba del genere. Le televisioni hanno cominciato a contattarci, prima Canale 5, poi la Rai 1, Rai 2, e quindi abbiamo passato circa 10 giorni da una trasmissione all'altra, in cui raccontavamo la nostra storia, quello che ci era successo, e adesso voi, di Beppe Grillo, e adesso si sta muovendo qualcosa perché dopo la trasmissione soprattutto di Rai 2, pomeriggio sul 2, abbiamo avuto una prima proposta di lavoro che però aspetto che si concretizzi. E poi tante offerte di aiuto, di alloggi, se avevamo bisogno di un alloggio, anche di una stanza, gente che ci ha chiamato da Roma, da Varese e quindi un po' da tutta Italia. E adesso niente, i carabinieri anche ci hanno aiutato dopo, perché mio padre era un carabiniere, ha fatto 35 anni il carabiniere e quindi dopo la trasmissione della Balivo anche i carabinieri ci hanno aiutato. E noi viviamo con nostro padre perché aveva la pensione da carabiniere, quindi era l'unica entrata sicura che ci permetteva di pagare l'affitto. E noi passavamo da un lavoro precario all'altro, contratti a tempo determinato, la Laura ha lavorato in regione, alle poste, poi di nuovo in regione, poi per privati. Io ho fatto la commessa, ho fatto la cassiera, ai tempi dell'università avevo lavorato anche dentro l'università per quei contratti a breve termine. E poi anche lavoro in nero. Nel 2008 mio padre si sente male, ha qualcosa che non va, nell'agosto viene ricoverato e dopo una settimana ci dicono che ha un cancro al retto, già esteso al fegato e che non c'è più nulla da fare e che ha pochi mesi di vita. E così a dicembre muore mio padre e lì cominciano i problemi. Siamo vissute di risparmi, fino a giugno del 2009 abbiamo pagato regolarmente l'affitto, tutte le bollette, però nel 2009 i risparmi sono finiti e quindi io già a luglio del 2009 l'affitto ho cominciato a non pagarlo. E dopo 2 mesi abbiamo ricevuto la lettera dell'avvocato, della società proprietaria di casa, in cui ci diceva che avevamo 15 giorni di tempo per pagare l'affitto, se no cominciava la trafila in tribunale. Non l'abbiamo pagato perché i soldi non li avevamo e così a novembre, il 5 novembre c'è stata la prima udienza in tribunale di sfratto, ci hanno dato il termine di grazia fino a febbraio, i soliti 4 mesi che ti danno per venire fuori da questa situazione, e a febbraio però il lavoro ancora per pagare l'affitto e per mantenersi non è venuto fuori. Ci hanno dato tempo fino ad aprile e poi a giugno ci hanno intimato lo sgombero e quindi il 29 luglio c'è stato il primo accesso con l'ufficiale giudiziario e ci ha dato ancora poi 1 mese di tempo per sgomberare casa e uscire definitivamente. E così l'8 settembre siamo uscite di casa ed è cominciato così, 8 mesi in strada, la notte qui, della signora, e a cercare come matte di venire fuori cercando lavoro che non veniva.
lavoro che poi trovavi anche a ore, semplici lavoretti a ore, che guadagnavi anche quei 30 ore, 30 euro al giorno, almeno per mangiare, un paio di giorni. Il lavoro per avere una casa no, per avere di nuovo una vita no, perché anche se prendi 200 euro al mese, la casa non la puoi mantenere, non ti mantieni tu neanche la casa. Questi sono amici. Questi sono amici. Li conosciamo da quando siamo piccole, da quando siamo nate e sono stati gli unici ad offrirci per dormire. Il comune ci aveva offerto l'8 settembre un posto dormitorio pubblico per un mese, ma poi la cosa finiva lì. Alloggi di emergenza non ce ne sono perché una volta c'era la politica che sì, chi veniva sfrattato, poi avevano gli alloggi di emergenza, ma adesso non c'è più questa cosa qua, sia per la crisi di alloggi, sia perché comunque danno la precedenza a chi ha bambini, a chi è minori. Dalla regione abbiamo ricevuto un sussidio per 6 mesi, da ottobre fino a marzo, e del fondo di solidarietà. Ed erano 248 euro al mese che la regione ci dava per mangiare. Solo perché eravamo in mezzo a una strada? Solo perché eravamo in mezzo a una strada, perché prima comunque non ce l'avevano dato. Prima le avevamo contattate prima e per noi non c'era niente. No. Sì, che nell'aprile del 2009 i servizi sociali, pur avendoli contattati e chiesto se potevano darci una mano con l'affitto, a restare dentro casa, poterci aiutare anche con un lavoro, loro ci avevano detto, l'assistente sociale, che ci aveva detto che praticamente lì non era il luogo adatto per chiedere aiuto per un lavoro e tantomeno non si faceva la beneficenza per aiutarti con l'affitto. Sì, quando avevamo saputo che nostro padre doveva morire. Quando papà, a settembre del 2008, il papà non sapeva niente della sua malattia, anche perché aveva 3 mesi di vita e quindi era giusto che la passasse serenamente. E abbiamo cominciato a chiedere aiuto ai colleghi di mio papà e loro ci avevano detto sì, non vi preoccupate, che non ci sarà nessun problema, il lavoro si trova, riusciremo a trovare qualcosa, non finirete in mezzo a una strada. Invece non hanno fatto assolutamente niente, hanno sempre promesso e poi sono sempre tirati indietro. E così dopo mi sono mossa da sola io, perché sapendo che dovevo uscire in qualche modo da questa situazione qua, ho scritto prima all'Associazione Nazionale Carabinieri a Roma e loro mi hanno risposto, mi hanno mandato un'email di risposta. E a ottobre, dopo l'email di risposta, siamo state convocate dal comando provinciale dei Carabinieri qua a Trieste, dove lavorava mio padre, in via dell'Istria, e ci hanno aiutato dandoci prima del denaro per poter tirare avanti. Ci hanno fatto passare parecchi 4 mesi, però dopo ci hanno dato del denaro e anche adesso, dopo la trasmissione della Balivo, ci hanno aiutato di nuovo per tirare avanti adesso per un po' di tempo. Ma l'aiuto grosso è venuto in realtà dalle nostre lettere del Presidente della Repubblica, perché noi quando eravamo agli sgoccioli dentro casa, io a giugno ho mandato un'email alla Presidenza della Repubblica, al Presidente, raccontando quello che c'era capitato e cosa andavamo incontro. Avevo detto che mio padre era un carabiniere, che aveva fatto 35 anni di servizio, che noi vivevamo con lui e che ci trovavamo in questa situazione, che avevamo uno sgombero forzato entro un mese. Il suo segretariato, il segretariato della Presidenza mi ha risposto dicendo che mi rimetteva la lettera agli enti territoriali qui a Trieste per cercare di risolvere questa situazione. Ma gli enti territoriali non lo ascoltavano e quindi ha mandato ben 3 lettere di sollecito agli enti territoriali per vedere, quindi comune e regione, per vedere di riuscire in qualche modo a risolverla. Ma sempre silenzio. E in realtà non ha ascoltato, perché noi quando abbiamo avuto lo sgombero forzato l'8 settembre, 2 giorni prima siamo andati dall'assistente sociale, perché per obbligo è anche i servizi sociali che ti seguono in quel caso lì, e a loro non risultava alcun contatto, alcun sollecito, per loro le lettere non avevano avuto esito. E niente, noi allora una volta in strada, già sgomberato e tutto, scriviamo di nuovo al Presidente della Repubblica dicendo appunto che le cose non vanno avanti e che gli enti territoriali non danno risposta. E finché dopo a dicembre, ma noi siamo state contattate a gennaio, il 10 gennaio, il Presidente per aiutarci ci manda del denaro. Ci ha mandato un assegno e con quell'assegno abbiamo mangiato, perché con i 248 euro che ci dava la regione puoi immaginare quanto duravano, che ti comprassi una medicina, un panino anche a pranzo e a cena, che ti capitava qualche volta di aver bisogno di un autobus anche per prendere un autobus, finivano subito. E quindi più delle volte si mangiava un panino a cena ma non si pranzava, si arrangiava così. Praticamente eravamo agli sgoccioli. Ecco, eravamo proprio agli sgoccioli. Non so se eravamo qua ancora. Ecco. Devo dire la verità, sì, perché pur vendendoci anche la roba di valore, perché dopo sai,
hai quei pezzetti d'oro e allora ti vendi qualche pezzetto d'oro, però lo stesso guadagni quei 4 soldi, con 50 euro potevi tirare avanti anche 10 giorni, ma dopo finivano. E così dopo, grazie all'assegno del Presidente, siamo state più tranquille perché avevamo questa piccola cifra e con quella piccola cifra siamo andate avanti fino ad aprile. Se trovi di nuovo un lavoro precario o contratti a tempo determinato, che lavori 3 mesi sì e 2 mesi no, e siamo da capo perché le scadenze mensili le hai l'affitto, hai le bollette, hai i tuoi doveri e senza lavoro non puoi adempiere i tuoi doveri. Tanto è vero che anche adesso, pur essendo state sgomberate, la roba da pagare arrivava lo stesso, ecco. Non è che si è fermata lì. Uno pensa, dice, beh, ma una volta uscito di casa finisce lì. No, non è finita lì. Ci sono debiti da pagare e lo puoi fare solo se hai un'entrata e ricominciare da capo. Sono ancora lì che aspettano. La macchina... La macchina... l'assicurazione della macchina, il passaggio di proprietà della macchina, l'affitto, perché la macchina è un posto privato. Il posteggio della macchina, perché la macchina è un posteggio privato. E meno male, perché altrimenti in strada senza assicurazione, senza pollo non la puoi tenere. E meno male per quello, e poi soprattutto perché c'è servita, perché è la nostra casa in pratica. Quando volevi stare tranquillo, potevi anche andare ai centri commerciali quando faceva molto freddo, no? Perché qua a Trieste l'inverno è stato duro, ha fatto parecchio freddo. Quindi se faceva molto freddo stavi tutto il giorno in un centro commerciale, mangiavi qualcosa lì, però dopo quando potevi andavi in macchina per stare anche un po' in pace, tranquillo, perché altrimenti cosa fai? Non puoi sempre girare di continuo, no? Devi avere per forza un posto dove dici vado lì e 2 ore sto lì e mi riposo, penso, faccio qualcosa, no? Quindi senza la macchina eravamo morte. Dormivamo in cucina in realtà, perché c'era un'altra ragazza che abitava qui con la signora. Sul pavimento si stendevano 2 coperte e abbiamo passato 8 mesi così. E invece adesso ci dormiamo qui sul divano. Questo qua è un divano letto, tiriamo giù e dormiamo qua. Poi alla mattina ci svegliavamo presto, circa alle 6:30, ci lavavamo velocemente il prima possibile per non arrecare tanto disturbo, si metteva tutto a posto, alle 8, 8:30 uscivamo. E avevamo creato quei contatti per cercare un posto di lavoro che, sai, con le conoscenze uno dice prova a chiedere qui, di là, la solita trafila, no? Che fanno un po' tutti. Abbiamo passato 4 mesi a chiedere, a bussare alle porte, poi a pranzo un panino se ci arrivava in base ai soldi che avevamo, poi al pomeriggio su in macchina a riposarci quelle 2 ore dopo aver girato tutto il giorno. E dopo la sera, se faceva molto freddo, venivamo giù dalla signora qui. Ho trovato da dare ripetizioni perché io ho frequentato scienze biologiche, e quindi come facevo prima trovavo ripetizioni di matematica, di chimica, però quelle sai, campi alla giornata, vai al supermercato e finiscono dopo, quelli lì 2 giorni se ne vanno. Ma non di dire ho un lavoro che ricomincio a vivere, ecco. Ho le mie chiavi di casa, la sera rientro a casa quando voglio, apro il frigorifero, mi siedo su una poltrona, guardo la televisione, quello che fanno tutti, no? Credo, di persone normali, no? Pensa che gli succeda tante cose, sì. Ma e dirti di no, anche per un lavoro di 500 euro, per tenerti casa tua, e dirti di no anche a questo, anche perché lei aveva fatto un colloquio a un supermercato, sì. Pur sapendo nelle condizioni, e le avevo detto, a ottobre no, 2009, sapendo nelle condizioni in cui eravamo, che prima o poi ci veniva lo sfratto, aveva fatto un colloquio al supermercato e avevamo detto guardi, ci serve di lavorare qualsiasi ora, sì, io ero stata sincera, part-time, ora full time, avevo detto guardi, io sono attraverso il tribunale per lo sfratto, ho realmente bisogno di bloccare lo sfratto perché a dicembre potevo bloccarlo lo sfratto, no? Se magari davo qualche mensilità. Non ti preoccupare, appena è il posto è tuo, no? E invece dopo niente. Ha fatto un colloquio e tutto quanto e 15 giorni dopo dice di no, che assumeva un altro perché aveva più bisogno di noi. Sarà una stupidaggine dirla, ma la nostra morosità era di 5.000 euro, era una stupidata, era veramente una stupidata. Però noi ci hanno buttato in mezzo a una strada per 5.000 euro. Logico, uno dice sbagli perché non paghi, io sono d'accordo, sbagli perché non paghi. Pur abitando in quell'appartamento che abitavamo erano 42 anni noi che eravamo là dentro, non era un giorno. Da quando siamo nate. Quindi conoscevano le persone che eravamo, anche se erano una società,
però davanti a quella società, a fare le veci di quella società erano persone che ci conoscevano da 40 anni e quindi un modo o nell'altro avrebbero potuto venirci incontro. No, sono stati fiscali, ecco, il tempo era quello è stato, non hanno... Proprio al massimo. Una cosa è stata proprio tipo, non so, venirti su Solo una porta e dirti questo è mio, te ne vai fuori. Sì. Anzi, volevano anche tutti i mobili dentro, i mobili no, perché a un certo punto i mobili, anche lì tante promesse ad aiutarci per portarli in un magazzino, sempre tramite i colleghi di mio papà che ci avevano detto non vi preoccupate, dopo la fine avevano detto vabbè non vi preoccupate, per il trasloco li mettiamo in un deposito, invece dopo che lì il tempo passava e non hanno fatto niente. E allora abbiamo detto i mobili dentro io non te li lascio. Sì, perché siamo ritrovate il 1° ottobre, perché abbiamo portato via le cose che si potevano portare via in una settimana, scatoloni, pieni di vestiti, tutte le cose che puoi portare via e che ti puoi salvare, e le abbiamo portate qui. Però i mobili avevo bisogno di una mano sia per portarli via, poi anche di un posto dove metterli. E così è arrivata il 1° ottobre, che avevamo un giorno di tempo per portarli via, sono arrivate alle 6. E allora sai cosa ho detto, Laura? Piuttosto che lasciarli dentro, è roba nostra e adesso si rompe e si butta via. Anche li abbiamo rotti e buttati via. Erano i sacrifici dei nostri genitori. Dopotutto era roba nostra. Anche perché devi pensare che nel momento in cui tu chiudi la porta di casa, no? I mobili li lasci dentro e quella non è più roba tua, è finita lì. La tua casa è finita lì, non puoi più entrarci in quella casa, no? E allora perché farli buttare via gli altri? O tenerli anche per affittare appartamenti ammobiliati come hanno fatto sotto di noi, al piano di sotto? Visto che la società, visto che la società era tanto interessata ad avere l'appartamento ammobiliato. Perché quando c'è stato il primo accesso, che dovevano entrare il 29 luglio, si sono presentati l'ufficiale giudiziario, il fabbro, e l'avvocato e il proprietario di casa. E niente, praticamente volevano entrare dentro casa per vedere se ci avevano ancora i mobili. E allora le hanno detto, beh no, non entrate dentro casa, se c'entrate con lo sgombero finale. E allora l'ufficiale giudiziario fa, beh sì, non serve entrare dentro casa, però il 1° ottobre, che c'erano ancora i mobili dentro casa, sono entrati, hanno ben controllato perché avevamo lasciato le camere da letto, gli armadi, il divano, tutte le robe più pesanti, e l'avvocato si è fatto il suo bel giro nell'appartamento, ha controllato se erano mobili, cosa potevamo lasciare, e la cosa che ci ha colpito di più è che dopo è andato in cucina, ha aperto il frigorifero e ci ha detto, sapete che il frigorifero è un po' sporco, vedete di non lasciarlo sporco. Allora lei ha detto, ma come Laura, cosa gliene frega a lui, capisci? Resti così, no? Perché uno magari non ci crede a ste cose, no? Ci si deve passare, no? Però sinceramente, allora lì ho detto, senti, io non gli lascio i mobili dentro. Allora col martello, quello che si poteva spaccare l'abbiamo spaccato, io ho spaccato tutto dalla cucina, ho staccato le porte e le ho buttate via. Ho passato 2 ore a buttare via mobili. Sì. Dopo è venuto Mauro, ha rotto gli armadi più grossi, gli armadi di 4 stagioni, li abbiamo tutti rotti e li abbiamo lasciati dentro. Sì, e allora si sono trovati i macelli di mobili rotti. Ecco. Lasciati dentro, e con la premessa gli abbiamo detto, come nel 68 ci avete consegnato a casa, così ve l'abbiamo lasciato. Perché quando i miei genitori sono venuti dentro in quell'appartamento là, avevano trovato montagne e montagne di immondizia, perché non erano riusciti, quella società là non aveva fatto assolutamente niente dentro. E quando avevi bisogno, che dovevano cambiarti il riscaldamento negli anni che si rompeva, ti dicevano no, i fondi non ci sono, devi fare di tasca tua. Quindi erano soldi nostri là dentro. E cambia e fatti il bagno di tasca tua. E no, ho detto cavolo, adesso tu mi butti in mezzo a una strada, pur avendo ragione, che hai ragione che non riesco a pagartelo, certo. Ma te l'ho anche spiegato il motivo per cui non riesco a pagartelo. Mi butti così come un cane in mezzo alla strada, che io te lo lascio anche con i fiocchi l'appartamento. Non esiste. No, anche perché è roba tua, capisci? È un pezzo della tua vita che se ne va, bene o male. Un mobile non è solamente un pezzo di legno, è proprio un pezzo della tua vita, della tua giornata che se ne va. Erano i nostri ricordi quei mobili che la casa è anche il mobile, no? Perché non è una questione delle pareti, ma proprio di quello che c'è dentro. Ci abbiamo vissuto i compleanni, i Natali, le Pasque, e eravamo con i nostri parenti là dentro. I nostri genitori sono morti. Sono morti là dentro, quindi loro non hanno avuto un briciolo d'anima per noi, e io le nostre cose dentro non le lasciavo. Sì, anche perché sotto, un anno prima, quando noi abbiamo iniziato lo sfratto, nell'appartamento sotto una persona anziana ha dovuto andare via perché non riusciva a pagare l'affitto nemmeno lei, con la pensione, e non ha fatto in tempo a portare via nulla praticamente.
non ho fatto in tempo a portare via nulla perché dopo il tempo di andare via a maggio, a giugno hanno sono dentro una famiglia di Rom e dentro se la sono goduta con tutti i mobili della signora. Anche perché c'era una famiglia, la politica come siccome è una grossa società assicurativa, la proprietaria di casa, ci avevano detto che per prassi loro devono comunque dare degli appartamenti a queste persone, no? Perché quando vengono, si vede, mandati via dei campi, nomadi che chiudono i campi, devono cercare loro un alloggio in qualche modo. E chi lo sa Chi lo sa, capirai, adesso saranno in 15 che vivono dentro, non te lo lo so dire. Come i funghi là dentro. Anche perché Chi lo sa? non te lo so dire, ecco. Anche perché devi pensare che là dentro lo pagavi ogni 3 mesi l'affitto, dovevi sborsare 1.600 euro ogni 3 mesi, quindi insomma non è una cifra proprio bassina, ecco. Sai, è un'altra politica per loro, non è la nostra stessa politica di vita. E quindi ho detto, no, sai Laura, via via i mobili si rompono e si buttano. E così è stato fatto. Qualcosa di concreto c'è già stato, però voglio aspettare proprio di dirti domani vado a lavorare e comincio una nuova vita, ho il mio stipendio e posso pensare di trovarmi una casa e di ricominciare a vivere come gli altri. Riprenderci la nostra vita che facevamo. Come tutti gli altri che vedo, ecco. E che danno per scontato un lavoro, una casa e che mai penserebbero di dover uscire di casa e di non avere più la possibilità di rifarsene un'altra, ecco. E soprattutto passare anche 10 mesi sempre con avvocati e ufficiali giudiziari sulla porta. Perché è tremendo. Sembrava quasi che eri un delinquente, era tutto un continuo. Perché dopo in realtà quando tu cominci la trafila dello sfratto ti senti in torto, perché comunque sei in torto, no? Non paghi, quindi sei in torto. Però sai anche che non puoi farci niente perché non riesci a venirne fuori, però il torto è sempre tuo comunque. Pur spaccandoti la testa nel cercare sempre, dico, magari guarda, finalmente trovo, vado in banca, faccio un prestito e concludo questo debito, no? Invece no. E invece assolutamente no. Dove andavi, appunto, come il colloquio al supermercato? No, sì, no, poi ho lavorato anche in nero, perché ho lavorato anche in nero, una farmacia, ma prendevo 200 euro al mese. Poi ho lavorato per una persona anziana anche, perché tramite il mio dottore sapeva che avevo bisogno, allora la suocera aveva bisogno di una persona che tenesse compagnia, facesse la spesa, insomma sai, no? Le persone anziane hanno bisogno un po' di aiuto, ma anche lì dopo 3 mesi niente, mi ha mandato via perché dopo è venuta la figlia ad accudirla e quindi mi ha mandato via. Cioè la legge è quella e la legge si applica. In macchina ci sono libri, la maggior parte sono libri, facevo scienze biologiche. No, io ho fatto uno studio tecnico. Era il Sandrinelli qua a Trieste, era per l'economia, per il commercio e il turismo, sono stenodattilografa all'epoca, erano quei cosi là. La regione, poi le poste un'altra volta e dopo cercavi sempre avvocati, perché all'epoca c'erano gli avvocati, architetti, notai che ti prendevano, ti insegnavano anche il lavoro, magari non ti davano niente, ma eri giovane e dicevi intanto imparo, no? Sgrezzo, imparo, e così facevi quelle cose lì. Dopo ho lavorato anche a Roma in un'agenzia assicurativa perché un nipote di mio papà aveva aperto un'agenzia assicurativa, poi poverito si è malato di un tumore al cervello, è morto, è andato a finire male anche quello lì, non si è più continuato, se no anche a Pordenone da architetti che trovavo. Questa è la nostra macchina, qui ci passiamo i pomeriggi per stare un po' tranquille, leggiamo, mangiamo qualcosa e pensiamo a cosa potevamo fare. È qua che abbiamo scritto la lettera al Corriere della Sera. Basta. Dentro ci sono le nostre cose, alcune delle nostre cose, libri, qualche quadro, cosettine così, quelle cosine piccole, e il resto invece è tutto a casa di Mauro. Questo è il parcheggio? È privato? Sì.
sono 20 anni che siamo qua dentro, abbiamo un contratto regolare, tutto quanto. Sì, prima con un'altra macchina, poi con questa, ma sono 20 anni che ci conosce, ecco che... Perché prima di questa mio papà aveva un'altra macchina. Avevamo questo posto qua, era comodo perché era vicino casa, in un quarto d'ora ci sei subito a piedi. E siccome avevamo comprato appunto prima avevamo un'altra Alfa Romeo, dopo avevamo questa, le macchine erano nuove, invece che lasciarle in strada che si rovinavano, se non avevamo questo posto qua che non si poteva pagare l'assicurazione, i vigili te la rimuovevano, te la portavano via. E invece qua, essendo un posto privato, non ti fanno niente perché è ferma, è un posto privato e col computer ci mettevamo qua, mandavamo curriculum anche tramite email, poi computer, online. E niente, avevamo fatto di tutto. Sì, sì, anche quando ha nevicato, sempre. Il programma nostro era praticamente dopo morto papà, avevamo già trovato casa, avevamo trovato a Viterbo la casa, perché a Roma erano troppo care, perché ho una zia che sta ancora a Roma con altri cugini, ma gli affitti erano troppo cari. Siccome un'altra sorella di mio papà è a Monteromano, sta, e allora avevo detto zia, noi ci siamo trovate casa a Viterbo, tranquillamente facciamo il nostro trasloco, veniamo giù, e abbiamo ancora i nostri soldi, se ci date una mano per trovare un lavoretto che ci manteniamo un po' alla volta. E invece ci hanno detto assolutamente no, che non si poteva fare perché se dopo il lavoro non lo trovavamo chi ci manteneva, lei assolutamente aveva una piccola pensione, io non vi posso dare niente, me avevo detto ma io non voglio niente da voi, ho detto, perché come siamo vissute e per 2 anni senza un'entrata e per 8 mesi in questa maniera qua che ce la siamo sempre cavata, non avevamo bisogno di nessuno e ho detto noi ci troviamo un lavoretto, paghiamo il nostro affitto, prima o poi un lavoro giusto come si deve verrà, ho detto non abbiamo bisogno di nessuno, invece la paura di loro era che ti dovevano dar da mangiare dopo la fine e quindi hanno detto no, non vi aiutiamo. A settembre quando siamo andate a finire in mezzo a una strada abbiamo detto guarda zia, ormai è tutto concluso, siamo in mezzo a una strada, sia una che a quell'altra, grazie a Dio c'era lui che ci ha sempre aiutato, anche sua mamma in tutti quei 10 mesi che eravamo ancora dentro casa, che ci ha aiutato tantissimo, perché ci aiutava anche a pagare piccole cifre delle bollette per non rimanere senza acqua e senza gas, perché sennò altrimenti...